So, with Halloween around the corner, maybe, just maybe there is a way to have your pumpkin and eat it as well. Now that I gave it away, how are we gonna do that, Cristiana? Oggi faremo una crema di zucca con il gorgonzola e le noci. Oggi faremo una crema con questa zucca che è una zucca delica, il gorgonzola e le noci. Questa zucca è una zucca che ha di origine il Giappone, ma adesso viene detta anche mantovana o veneta. È molto dolce, sa di castagne e a me piace tantissimo perché non è di quelle filamentose o acquose, è molto pastosa. Svuotiamo la zucca. Poi la sbucciamo, la tagliamo a pezzi. Una patatina di leonessa che nella crema ci sta molto bene. So, what is it there for? To thicken the cream? Or... Sì, esatto, Ah. più consistente. Lavare e poi la mettiamo dentro la zuppa. Poi una cipolla di media grandezza, questa è molto dolce. Vanno bene anche i pezzi grandi. Adesso abbiamo pronte le nostre verdure e possiamo iniziare a far bollire il nostro pentolone di Halloween. Abbiamo altri due ingredienti da aggiungere nel nostro pentolone. Abbiamo la cannella e i chiodi di garofano, un pizzichino. Ovviamente ci dobbiamo mettere anche un po' di sale. Allora, oggi parliamo del gorgonzola. Il gorgonzola è un formaggio erborinato. Gorgonzola è un paese della Lombardia e questo formaggio, che come tante cose nella storia del cibo è nato assolutamente per caso, è datato 879, per cui si pensa che questo sia il primo erborinato della storia. Erborinato si intendono questi formaggi qui che hanno queste muffe preziose che danno una cremosità e un sapore un po' più piccantino che con il dolce della zucca ci sta benissimo. Un altro formaggio famoso è lo Stilton, che ha sempre l'erborinatura. So you're saying the same recipe could be done with Stilton instead of gorgonzola? Il gorgonzola è meglio. Why? Perché è italiano. No. Il gorgonzola è privo di glucosio e di lattosio, per cui va bene anche per chi ha delle intolleranze. Lo facciamo sciogliere piano piano, ci si può aggiungere anche un po' di latte, un po' di panna, però se si fa sciogliere piano piano va bene anche così. Vuoi assaggiare, Tony? Buono. No, buono, veramente. È buono sì. Allora, qui ci sono da mangiare cose cattive. Accendiamo la candela per far sciogliere piano piano il gorgonzola. Allora, fermo restando che il gorgonzola ha lo stesso colesterolo di una coscia di pollo, per cui possiamo andare tranquilli che stiamo mangiando una cosa anche sana, oltre che molto buona, ci mettiamo anche le noci che sono ricche di grassi buoni e ci fanno tanto bene e sono gustosissime con questo abbinamento noce e gorgonzola. Non comprate mai le noci, quelle già nella bustina, quelle confezionate, perché la noce ha gli oli che si irrancidiscono
presto, per cui comprate queste da schiacciare, ci vogliono 2 minuti, non fate i pigri. Sembra un po' una strega di Halloween con il mestolo e il pentolone. Invece ecco una cosa buonissima. La nostra crema di zucca. Se volete la potete anche chiamare vellutata, Poi ci mettiamo il nostro gorgonzola che è diventato bello cremoso e buonissimo, poi lo potete portare a tavola e ognuno mette quello che vuole. E poi qualche noce. Ecco qui, la zuppa è pronta. So this is my kind of Halloween. It's perfect. Honestly, pumpkin, I don't care much for pumpkin, but pumpkin with gorgonzola and walnuts, that's another story. We also created a video about what to drink without pumpkin cream, and that video is in my other channel. I love this place. I'll leave the link for you below. See you next time.